Salve ragazzi, buongiorno a tutti. Dopo la presentazione dell'indicatore da parte di Lori, tocca a me entrare un pochino più nello specifico sul funzionamento di questo indicatore. Questo nasce dopo uno studio abbastanza prolungato, dove abbiamo cercato di mettere in sicurezza, diciamo, al massimo i vari tipi di entrate, cercando appunto di andare a cogliere quelli che sono le variazioni del prezzo che molte volte possono far incappare in una serie di OTM e quindi in una serie di perdite consecutive. Premetto che comunque sia è un indicatore e come tutti gli indicatori è soggetto a fallire. È un indicatore che in questo momento deve essere assolutamente utilizzato in fase di studio, perché comunque deve essere corretto, può essere personalizzato e deve essere personalizzato in base all'asset in cui viene utilizzato. Ed è per questo che direi che è un indicatore che deve essere utilizzato eh, da persone che già comunque hanno un po' di esperienza nel trading, specialmente appunto nelle opzioni binarie. Anche perché magari ci possono essere dei concetti che per i nuovi entrati o per chi si è avvicinato da poco a questo tipo di trading possono essere magari incomprensibili, ma insomma, cioè, voglio dire, poi piano piano con il tempo tutto si capisce. Vediamo un attimo come funziona e quali sono le specifiche dell'indicatore, tralasciando appunto le parti che già ha descritto Lori. Allora, premetto che tutto quello che vedrete nel grafico, nell'apertura dell'indicatore in questo momento, poi probabilmente non lo avrete nell'indicatore che verrà rilasciato, perché comunque ci sono alcuni parametri che devono essere fissi, perché ormai insomma per esperienza abbiamo visto che quelli sono i dati che devono essere fissati e conviene non cambiarli, altrimenti l'indicatore funzionerebbe veramente male, sarebbe troppo rischioso. Allora, intanto dunque andiamo a lanciare il nostro indicatore. Quando si apre appunto, si apre con questa schermata dove noi ideatori non ci assumiamo assolutamente nessuna responsabilità se questo viene utilizzato in maniera impropria. Come ripeto, e questo è molto importante, attualmente questo indicatore deve essere utilizzato solo a scopo di studio. Se ci sono delle variazioni da fare, vedrò, insomma, con le mie poche capacità di programmazione, di apportare le modifiche dovute. Eh, nell'indicatore abbiamo comunque voluto mettere una certa protezione che comunque ci garantisce che gli utilizzatori di questi indicatori devono essere comunque i partecipanti al forum. L'indicatore non deve essere portato fuori e ogni X tempo ci sarà una scadenza per cui chi vuole rinnovare poi è interessato all'indicatore dovrà rivolgersi agli amministratori del sito e loro valuteranno se è il caso o meno di rilasciare nuovamente l'indicatore, magari aggiornato o con delle correzioni. Allora, se andiamo in valori di input, ecco qui la prima casella che vedete è expiry date, che è appunto la data
la data di scadenza dell'indicatore. Qui siamo nel 2016, il 12 di settembre, quindi oggi avendone 17, i mercati sono chiusi, è sabato, eh, l'indicatore ha raggiunto la data di scadenza, quindi quando raggiungerà questa data, ecco quello che accade. Sull'indicatore comparirà un alert dove ci dice che la copia è scaduta e andando a cliccare l'ok ci avverte che l'indicatore, l'Ormax BTV, è stato rimosso dal grafico. Ok, chiaramente quella casella sarà di competenza degli amministratori, del programmatore, i quali decideranno l'intervallo di tempo che deve durare l'indicatore. Noi con Lori avevamo pensato di darlo in prova per vedere appunto il funzionamento, per vedere se ci sono dei settaggi che possono essere modificati per circa 4 mesi, ma insomma poi questa è una cosa che valuteremo. Quindi noi andiamo a lanciare il nostro indicatore, qui cambiamo la data e mettiamo 2017 e diamo l'ok. Ok, all'apertura, come avevamo già visto, abbiamo la comparsa di queste finestrelle che sono delle finestrelle molto utili. Le prime 4 finestre ci danno l'indicazione del prezzo, come ha già detto Lori, nei time frame superiori. Dunque, non è che se la candela è verde, se la barra su iOS di M5 è verde, vuol dire che il trend in M5 è al rialzo, ma vuol dire che la candela che si sta formando in M5, quindi se andiamo sul time frame M5, è verde, ok? Quindi è al rialzo. E ora poi vi spiego il perché. Come in M15 la candela che si sta formando è al rialzo, in questo caso, come in M30. Ah, vabbè, qui niente, mi dava un alert. Come in M30 è comunque al rialzo e così su M60 H1 la candela vedete, in M1 in H1 il trend sarebbe in discesa, ma qui la candela è verde, quindi lui mi dà verde. Perché abbiamo fatto questa scelta? Perché comunque questa candela che abbiamo in H1 vi corrisponde a 60 candele, vedete che siamo 13, 20, vi corrisponde a 60 candele, eccoci qua, dell'M1, del time frame a un minuto, e sul time frame a minuto le 60 candele precedenti mi danno un trend che è a rialzo e poi insomma è quello che- che ci interessa a noi. Ecco, in questa situazione qui, in cui comunque ho su tutti i time frame un rialzo, è buona cosa se mi esce fuori un segnale di ingresso al rialzo, eh, prenderlo veramente in considerazione perché sono alte le probabilità che avremo un ITM. Allora, chiaramente queste barre non sono modificabili dai valori di input, mentre una cosa molto importante che dobbiamo andare a vedere è questa. Allora, l'impostazione della candela e l'impostazione delle medie mobili. Allora, l'impostazione della candela, diciamo, fa riferimento a questa barra gialla.
ok? Questo è molto importante perché ci protegge da quegli balzi che può avere il prezzo quando, per esempio, esce una notizia economica. Noi magari siamo stati disattenti, non abbiamo guardato il calendario, siamo in diciamo, in una fase di volatilità di mercato dove il prezzo si aggira intorno ai 15 punti. Ora vi faccio vedere dov'è che viene calcolato. E a un certo punto il prezzo, mi parte una candela al rialzo, al ribasso, che magari mi arriva a 60-70 punti, l'indicatore a quel punto lì verrebbe beffato da questo prezzo, per cui magari mi legge il prezzo che sta andando tutto verso il rialzo, e magari mi può dare un segnale di ingresso che però poi viene beffato perché sappiamo benissimo che molte volte quando ci abbiamo, per esempio, come per esempio in questo caso, quando ci abbiamo il prezzo che improvvisamente mi parte verso il basso, poi abbiamo un recupero del prezzo e chiaramente questo mi farebbe andare in ottima. Quindi noi se andiamo ad impostarci la nostra lunghezza candela in base alla volatilità del momento del mercato, ci proteggiamo un po' da questi sbalzi che può avere il prezzo. Guardate ora un attimino com'è che io mi riferisco e cambio i valori della lunghezza del corpo candela. Io apro l'indicatore, ok? Sono in questa situazione nella prima schermata e non faccio altro che andarmi a misurare le candele più lunghe. Vedete, qui siamo 25, questa candela siamo intorno a 21, sono tutte le altre, vedete, sono più piccole. Questa è questa fase di mercato. Attenzione, qui dice, va bene, qui siamo in un orario assurdo, quindi la volatilità è bassa, e di qui siamo a 30. Ecco, io in questa situazione qui cosa farei? Per essere proprio tranquillo mi andrei a impostare la lunghezza della candela a 20 e sarei tranquillo che tutte le volte che la candela mi va a superare questo valore, l'indicatore praticamente si blocca e non mi dà il segnale di ingresso. Il valore che è sotto, siccome vengono fatti dei calcoli e da questi calcoli si otterrebbe dei valori assurdi poi per l'impostazione, io ho dovuto far sì che il valore da impostare fosse un valore insomma, che si capisce bene, che poi facesse riferimento che facesse riferimento poi alla lunghezza reale che viene misurata con MetaTrader. Quindi ho impostato un moltiplicatore che deve essere a sua volta impostato a seconda dei decimali del prezzo. Ok, vedete qui siamo su EURUSD, i decimali 1, 2, 3, 4, 5 decimali, mi vado a impostare 5 decimali e sono al posto. Ok, ho impostato la lunghezza corpo candela a 20 e l'asset è con 5 decimali e vado a confermare. Quindi tutte le volte ora che la candela mi arriverà quando la candela mi supererà i 20, avrò la comparsa di un alert in questo punto. Vi faccio vedere. Avrò impostata a 20, ma questa candela qui che ho in corso ha una lunghezza di 2 punti. Ok, quindi una volatilità bassissima. Ecco, se io qui avessi impostato una lunghezza candela pari a 1, per esempio, ok?
ecco cosa succederebbe. Mi appare questo alert dove alert corpo candela. Cioè lui mi dice attenzione, la candela è superiore alle tue impostazioni. È chiaro che io non devo fare niente, l'unica cosa che so e che mi aspetto è che qui non avrò nessun tipo di segnale perché tutto è bloccato da questa condizione. Se questa condizione però mi permane per lungo tempo, cioè una, due, tre candele, questo alert non mi scompare, vuol dire che io ho impostato sul grafico una lunghezza candela che non è inerente alla volatilità del mercato di quel momento. Quindi cosa devo fare? Devo andare sull'indicatore e mi vado a impostare una lunghezza candela che invece di essere a 1, come abbiamo detto, la mettiamo a 20 e scusate, e a questo punto scompare l'alert e mi riappare l'escursione del prezzo. L'alert a questo punto mi riapparirà quando la candela che si va a formare mi raggiungerà i 20 punti. Quindi su questa candela qui, per esempio, vedete, siamo a 25 punti, quindi abbiamo una partenza del prezzo verso il rialzo eh, che mi potrebbe ingannare l'indicatore perché dice bene il prezzo ora è partito al rialzo, quindi tutto va al rialzo, il prezzo continuerà al rialzo, in realtà poi abbiamo un recupero del prezzo, come spesso accade in questi casi, e il prezzo torna a scendere. In questo caso noi avremmo bloccato il nostro indicatore e non ci avrebbe dato segnali su questa candela. Per quanto riguarda invece l'escursione del prezzo, va bene, niente, questa è solo una cosa visiva per rendersi conto mh, a diciamo, quanti punti è la lunghezza che viene calcolata sulla candela precedente e mi prende il prezzo massimo raggiunto e il prezzo minimo. Vedete, qui siamo a 15 punti e qui mi riporta appunto 15 punti. Questo perché? Per andare a impostare la candela in modo da avere una percezione visiva di come sta andando la volatilità del mercato. Questo perché? Perché se io mi vado a prendere un indicatore tipo con due decimali A o D e mi vado ad aprire il grafico, ok, ecco che io mi trovo in questa situazione, ok, dove ho queste belle candelone eh, e posso essere ingannato dalla loro lunghezza. Perché posso essere ingannato? Perché guardate la scala in questo punto sull'apertura, veramente quando vado ad aprire il grafico sulla MetaTrader, la MetaTrader cerca di farmi vedere in maniera ottimale le candele, però eh, mi applica uno zoom in automatico. Se io mi riporto, per esempio, più o meno a questo tipo di zoom e quindi mi vado a rimpicciolire e avvicinare i prezzi in modo, allora se me lo prende, aspetta, ecco, e mi vado a portare lo zoom a questa grandezza, ecco che ho la percezione reale di quanto sono le candele. Se io mi vado a caricare l'indicatore in questo punto, mettiamo 2017, ok, ecco cosa succede, ecco cosa succede. Ecco,
ora non mi tornava perché mi dava alert lunghezza corpo candela, perché? Perché ho sbagliato, quando ho caricato l'indicatore ora nella fretta non ho impostato i decimali, vedete cosa può succedere? Non imposto i decimali e lui mi dà un alert che in realtà non esiste, mi blocca l'indicatore. Quindi questo lo devo andare a impostare su due decimali, 76,75, quindi 2, me lo vado a impostare su due decimali, lo imposto, chiudo, ecco. E ora lui mi dà l'escursione del prezzo. Vedete, allora noi siamo partiti praticamente all'apertura da questa situazione, ok? Uno zoom massimale dove sembrava che le candele avessero una grossa escursione, in realtà la candela che è in corso ha un'escursione di solo un punto, ok? Quindi impostare i decimali che è fondamentale per... Ma poi in questo caso, se voglio operare proprio su questo asset, importante è andare ad impostare una lunghezza candela appropriata. Ok? Quindi se io mi vado, mi scorro un po' l'indicatore, mi guardo un attimo le escursioni massimali, vedete se arriva a 5, 6, quindi io su un grafico così eh, potrei impostarmi una lunghezza candela di 8 per esempio a questo punto sono tranquillo, sono abbastanza protetto dalle partenze del prezzo quando appunto ci sono notizie, eccetera. Ok, ritorniamo su RSD che è un pochino più leggibile. Allora, l'altra cosa da impostare, che è fondamentale, è quest'altra che riguarda le medie mobili. Anche qui noi abbiamo fatto dei calcoli, abbiamo questi calcoli chiaramente ci danno dei numeri assurdi da leggere, noi li abbiamo riportati a dei valori che ci hanno dato dei buoni risultati nelle nostre prove impostati a 3 e 3. Chiaramente anche qui è fondamentale che l'asset sia settato con i giusti decimali, qui siamo a 5 decimali, ok. Se dovessi andare su Audi Japan, chiaramente qui dovrei andarmi a impostare l'indicatore con due decimali. Ok? Ok. A questo punto l'indicatore funziona regolarmente. Dunque, vi spiego un attimino e poi così termino, se no vi annoio. I valori, diciamo, che vengono impostati qui, com'è che funzionano? Più, diciamo, aumenta questo numero, questi due numeri, più diventa protettivo l'indicatore. Qui ognuno può sbizzarrirsi come vuole, nel senso, io per esempio voglio avere dei pre-alert più sicuri, cioè, voglio essere sicuro che quando mi esce il pre-alert, quasi sicuramente eh, dopo avrò un alert, quindi io potrei mettere questo numero a 5, potrei abbassare a 1 o a 2 la differenza che ho sull'alert e in questa maniera avrò un filtro maggiore sul pre-alert e un filtro minore sull'indicatore, sul segnale d'ingresso. È chiaro che il segnale d'ingresso mi va a leggere anche il pre-alert, non è che se no uno dice vabbè, e allora abbasso l'alert così, no, lui mi va a leggere anche i valori che sono sul pre-alert, quindi se le medie mobili stanno andando in una direzione in maniera spiccata, eh,
diciamo, lui prende in considerazione questo valore, non è che sono due valori distaccati. Ok? Comunque, ognuno poi qui è libero di giocare e giostrare al meglio questi dati. Per diciamo chi è, si sta approcciando ora a queste e può comunque provare, perché comunque voglio dire, mi raccomando in demo, provare un attimino a vedere come funziona e tutto, non c'è nessun problema, lui può provare a cambiare tutti i dati che vuole. Mi raccomando, chiaramente per un buon funzionamento dell'alert bisogna stare molto attenti alle impostazioni del moltiplicatore e del divisore. Quindi appena si carica, controllare i decimali impostati siano quelli giusti, confermare e andare avanti. Quando uno ha finito di fare tutte le sue prove e quindi magari uno che è la prima volta che apre l'indicatore e da pochissimo si può trovare disorientato, non c'è nessun problema. La cosa da fare, se uno non sa come uscirne fuori perché non si ricorda più le impostazioni o perché comunque dalle impostazioni che ha dato funziona malissimo, dà segnali sballati o non dà alcun segnale, basta pigiare il tasto reset e tutto viene riportato a come era al momento della programmazione. Quindi qui anche la data di scadenza, vabbè, ma questa qui non ci interessa, non vi interessa perché questa parte qui non sarà visibile. Quindi quando andiamo a confermare, ecco che allora la data era al 12 di settembre, quindi è scaduta, diciamo ok, e il Max BTV è stato rimosso dal grafico. Ma ragazzi, io spero di essere stato abbastanza chiaro. Come avete potuto capire, non è un indicatore certo che si carica e si parte. Bisogna studiare un attimino il grafico, bisogna vedere un attimo com'è la tendenza del grafico e le nostre barre laterali ci danno una mano abbastanza importante. Bisogna impostare una lunghezza candela adeguata per essere più protetti. Se uno vuol cancellare, diciamo, quel filtro, può impostare la lunghezza candela a 200 e quindi, voglio dire, quel filtro lì viene diciamo, eliminato. Vi volevo far vedere una cosa interessante perché ora siamo nella bassissima volatilità, no? Perché era un orario notturno, ma se noi per esempio ci spostiamo in un orario, ecco per esempio, guardate qua, qui siamo in orario 13.50, mezzogiorno e mezzo, 12.30, 13.50, 14, siamo nell'orario della pausa pranzo. Quindi volatilità bassissima, siamo con delle candele che sono lunghe, eh, con un'escursione di 10, 15 pips, 15 punti, scusate, fino a che poi a un certo punto, tac, si ripartono i mercati, la gente torna dalla pausa pranzo, si ricomincia e ecco che si riparte alle 14.30 spaccate con una candela che è 174, 176 punti, 73, insomma, oltre 170 punti. Ok? Chiaramente se noi abbiamo impostato la nostra candela a 30, saremo stati operativi in tutto questo periodo e su questa candela l'indicatore non sarebbe più andato avanti. Però bisogna stare attenti perché da qui, da questo momento in poi, fino alle generalmente è un periodo che va, è un periodo che va di solito fino verso le 16.30, abbiamo una forte volatilità e se noi andiamo a misurare queste candele, guardate, qui siamo a 70, eh, anche queste qui che sono più corte, sono candele che si aggirano intorno
ai 30 punti. Quindi chiaramente bisogna andare a settare in maniera corretta la lunghezza della candela. Ok ragazzi, basta, se no il filmato diventa troppo lungo e io divento troppo noioso. Ci vediamo presto, a presto, con l'approvazione degli amministratori pubblicheremo l'indicatore e attendo vostri commenti positivi e negativi. Mi raccomando, studiate molto bene i vari settaggi e provate. Poi, se fra tutti riusciamo a raggiungere un settaggio corretto e che dà veramente dei buoni risultati, io lo cambierò dalla programmazione e così avremo di default un indicatore che una volta caricato diventa funzionale. Un saluto a tutti da Massimo e da Lori, buon lavoro.